Mia moglie Victoria stava sul piazzale dell'aeroporto accanto al suo jet privato, con un calice di champagne alzato, ridendo mentre mi diceva che non c'era posto per me sul volo per Monaco. I suoi amici erano già a bordo, ridacchiando della mia umiliazione come se fosse la cosa più divertente che avessero mai visto. «Scusa, tesoro», mi chiamò giù con quella falsa compassione che aveva perfezionato negli anni. «Il jet è al completo. Dovrai prendere un volo commerciale. Magari prova con Southwest». Tutti scoppiarono a ridere mentre la porta della cabina si chiudeva ermeticamente. Victoria pensava di lasciarmi bloccato in aeroporto, senza modo di tornare a casa, senza dignità, solo un'altra storia imbarazzante da raccontare al prossimo brunch al Country Club. Quello che non sapeva era che avevo già prenotato un biglietto in prima classe per Parigi. E l'email che avrebbe ricevuto 10 minuti dopo il decollo le avrebbe fatto capire di aver appena commesso il più grande errore della sua vita. Se questa storia ti risuona, se ti sei mai sentito sottovalutato o messo da parte, fammi un favore. Premi subito il pulsante per iscriverti. Lascia un commento qui sotto raccontandomi di una volta in cui qualcuno ti ha sottovalutato e di come gli hai dimostrato il contrario. E schiaccia quel like perché questa storia sta per diventare davvero pazzesca. Mi chiamo Nathan Cross. Ho 46 anni e fino a 3 mesi fa pensavo di vivere il sogno. Mia moglie Victoria gestiva una società di consulenza tecnologica di successo chiamata Apex Strategic Solutions. L'aveva costruita dal nulla e in 12 anni era cresciuta fino a valere 75 milioni di dollari. Ero orgoglioso di lei. Anzi, ero quasi ammirato. Victoria era brillante, determinata, quel tipo di donna che entra in una sala riunioni e impone rispetto solo con la sua presenza. Ci siamo conosciuti 14 anni fa a un'asta di beneficenza. Io lavoravo come analista finanziario in una società di investimento di medie dimensioni. Niente di appariscente, ma un lavoro stabile e ben pagato. Victoria stava già facendo parlare di sé nel mondo della tecnologia, consulente per aziende Fortune 500 sulle strategie di trasformazione digitale. Quella sera indossava un abito verde smeraldo e quando risse a una mia battuta sui gestori di hedge fund, capii che ero spacciato. Il nostro matrimonio fu pubblicato su Boston Magazine. Victoria sembrava una regina nel suo abito su misura di Monique Lhuillier, e io mi sentivo l'uomo più fortunato del mondo. La luna di miele la passammo a Bali, 2 settimane su spiagge private a pianificare il nostro futuro insieme. Lei voleva far crescere la sua azienda, io volevo sostenerla in ogni modo possibile. Così, quando Victoria mi propose di lasciare il mio lavoro per aiutarla a gestire le operazioni finanziarie di Apex, non esitai. Sembrava sensato allora. L'azienda cresceva rapidamente e avere qualcuno di fiducia che si occupasse dei conti le avrebbe permesso di concentrarsi su clienti e strategie. I primi anni andarono alla perfezione. Gestivo i conti, pagavo gli stipendi, negoziavo con i fornitori e ottimizzavo le operazioni. Victoria chiudeva contratti, si espandeva in nuovi mercati e si costruiva la reputazione di una delle consulenti più innovative del settore. Eravamo una squadra, o almeno così credevo. Vivevamo in un brownstone restaurato a Beacon Hill, un posto che faceva invidia ad altre coppie di successo. Victoria organizzava cene trimestrali per i suoi clienti più importanti, eventi che costavano più dello stipendio mensile di molti. Io recitavo il mio ruolo alla perfezione. Il marito di supporto che si assicurava che i calici di vino fossero sempre pieni e che le conversazioni scorressero, senza intoppi. Ma intorno all'8º anno qualcosa cominciò a cambiare. Il successo di Victoria raggiunse un livello tale che non ero più necessario nelle operazioni aziendali. Assunse un CFO, portò a bordo capi dipartimento, costruì un team esecutivo che rese il mio ruolo superfluo. Ero diventato il marito del proprietario, non più un membro prezioso del team. Non lo disse mai apertamente, ma sentivo il cambiamento, come parlava sopra di me nelle riunioni, come prendeva decisioni senza consultarmi, come i suoi occhi si velavano quando facevo proposte. Il vero cambiamento arrivò circa un anno fa. Victoria iniziò a viaggiare di più, a fare weekend con il suo team esecutivo,
a partecipare a conferenze che sembravano sempre escludere i coniugi. Tornava a casa esausta, distratta, quasi disinteressata alla nostra vita insieme. Quando cercavo di parlarle, mi liquidava con spiegazioni sul peso di gestire un'azienda, dicendo che non potevo capire la responsabilità che aveva sulle spalle. Poi arrivarono le crudeltà sottili, piccoli commenti sul fatto che non contribuivo più al business, che vivevo del suo successo, che ero fortunato ad avere una moglie così generosa. Anche le sue amiche cominciarono a trattarmi diversamente, come se fossi un accessorio di Victoria e non il suo partner. Alle cene chiedevano a Victoria dei suoi ultimi affari e innovazioni, poi si rivolgevano a me con sorrisi forzati e domandavano come passassi il tempo. Il messaggio era chiaro. Ero il marito trofeo, l'uomo mantenuto, quello che aveva sposato Insu e si godeva il successo della moglie. Cercavo di non farmi toccare. Dopotutto, Victoria aveva costruito qualcosa di incredibile e io ero sinceramente orgoglioso dei suoi successi. Se il mio ego doveva passare in secondo piano rispetto al suo trionfo, potevo accettarlo. Ma il disprezzo cresceva. Il modo in cui mi presentava agli eventi cambiò da "questo è mio marito, Nathan. Gestisce le nostre finanze" a "questo è Nathan, mio marito. Solo Nathan." Come se fossi solo quello. Il punto di rottura arrivò 3 mesi fa. Victoria annunciò che avrebbe portato i suoi dirigenti più importanti e i loro coniugi a Monaco per un ritiro di 1 settimana. Jet privato, hotel a 5 stelle, escursioni in yacht, tutto incluso. Un premio per il loro duro lavoro e la loro lealtà. Io avevo aiutato a organizzare tutto, coordinato con l'agenzia di viaggi, sistemato gli alloggi, scelto persino la selezione di vini per il jet. Poi, 2 giorni prima della partenza, Victoria mi disse con nonchalance che non sarei venuto con loro. "Perché no?" chiesi, sinceramente confuso. Avevo già fatto le valigie e aspettavo con ansia il viaggio. Victoria non alzò nemmeno lo sguardo dal laptop. "Il jet ha capacità limitata, Nathan. Dobbiamo lasciare spazio a chi contribuisce davvero al successo dell'azienda." Quelle parole mi colpirono come un pugno nello stomaco. "Victoria, sono tuo marito e loro sono i miei soci in affari, le persone che hanno costruito questa azienda con me. Capisci, vero?" Non capivo. Per niente. Ma annuii comunque, troppo stordito per discutere. Victoria sembrava soddisfatta della mia resa e tornò a digitare. La conversazione era già dimenticata. Quella notte, sdraiato nel nostro letto mentre Victoria dormiva pacificamente accanto a me, presi una decisione. Non avrei più recitato la parte del marito umiliato. Se Victoria voleva trattarmi come se non valessi nulla, stava per imparare una lezione molto costosa sul sottovalutare le persone. Passai i 2 giorni successivi a fare telefonate, inviare email e mettere insieme un piano. Vedi, Victoria poteva aver dimenticato, ma io avevo gestito le finanze di Apex per 8 anni. Conoscevo ogni contratto, ogni rapporto con i clienti, ogni segreto aziendale. E, cosa più importante, sapevo qualcosa che Victoria aveva trascurato nella sua fretta di mettermi da parte. Avevo ancora l'autorità di firma su tutti i conti aziendali. Victoria non si era mai preoccupata di revocarmi l'accesso perché ero sempre stato così affidabile, così obbediente, così insignificante ai suoi occhi. La mattina della partenza per Monaco mi svegliai presto e trasferii a me stesso una somma molto precisa da uno dei conti operativi di Apex. Non abbastanza da danneggiare l'azienda, ma abbastanza per creare grossi problemi. $3 milioni. Esattamente la cifra che Victoria avrebbe dovuto usare per il suo progetto più importante in partenza la settimana successiva. Un progetto che richiedeva capitale anticipato per infrastrutture e server, licenze software e dispiegamento del team. Senza quei soldi, l'intero accordo sarebbe crollato, costando a Victoria non solo il contratto, ma anche la sua reputazione. Non l'avevo rubata. Tecnicamente ero ancora un dipendente di Apex Strategic Solutions. La trasferii su un conto personale aperto anni prima, uno che Victoria non conosceva perché aveva smesso di occuparsi della nostra pianificazione finanziaria congiunta. Il trasferimento era legale,
difendibile e perfettamente calcolato. Poi feci qualcosa che la avrebbe davvero infastidita. Chiamai Gregory Patterson, il più grande rivale in affari di Victoria. Gregory gestiva una società concorrente chiamata Paramount Digital Group e da anni cercava di sottrarle i clienti più importanti. Fu sorprendentemente comprensivo quando gli spiegai la mia situazione davanti a un caffè la settimana precedente. Nathan, disse Gregory, chinandosi in avanti con sincera preoccupazione, ho sentito come Victoria ti tratta. Non è modo di trattare un coniuge, soprattutto uno che ha contribuito a costruire ciò che ha. Non voglio più essere invisibile, gli dissi. E penso di avere qualche informazione che potrebbe farci comodo a entrambi. Gregory sorrise. Ti ascolto. Così, la mattina in cui Victoria doveva partire per Monaco, inviai a Gregory una proposta dettagliata. Avrei fatto consulenza per Paramount Digital Group, portando con me la conoscenza dei clienti di Apex, delle strategie, delle strutture di prezzo e dei piani di progetto imminenti. Niente di illegale, niente che violasse accordi di non divulgazione firmati. Solo quel tipo di informazioni interne che avrebbero dato a Gregory un enorme vantaggio competitivo. In cambio, Gregory mi avrebbe pagato un compenso di $500.000 in azioni di Paramount. Accettò subito. L'aeroporto era un caos quando arrivai. Il jet di Victoria era parcheggiato sul piazzale del terminal privato e il suo team esecutivo stava già salendo a bordo con i loro coniugi. Tutti vestiti in abbigliamento casual firmato, occhiali da sole costosi, con valigie Louis Vuitton. Sembravano diretti a un servizio fotografico di moda piuttosto che a un ritiro aziendale. Victoria mi vide avvicinarmi e aggrottò la fronte. Nathan, cosa ci fai qui? Sono venuto a salutarti, dissi con tono gentile. E a portarti i rapporti finanziari aggiornati che volevi. Le consegnai una cartellina che non conteneva nulla di importante, solo lavoro inutile che avevo creato come scusa per essere lì. Lei la guardò appena. Non dovevi venire fino all'aeroporto per questo. Volevo vederti partire. È un viaggio importante. L'amica di Victoria, Cassandra, vicepresidente alle vendite, sporse la testa dalla porta del jet. Vicky, stiamo aspettando. Il pilota vuole decollare in orario. Victoria le fece un cenno con la mano, poi tornò a guardarmi con un'espressione di fastidio. Nathan, devi andare. Stiamo per partire. In realtà, dissi lentamente, speravo ci fosse posto per me sul volo. So che hai detto che la capacità è limitata. La risata di Victoria mi interruppe, tagliente, sprezzante, fatta per umiliarmi. Alcuni dei suoi dirigenti la sentirono e si voltarono a guardare. Nathan, ne abbiamo già parlato. Il jet è pieno. Non c'è posto. Potrei sedermi nell'area del cockpit. La voce di Victoria si fece dura. Stai facendo una figura ridicola. La risposta è no. Torna a casa. Cassandra rideva ora, insieme a James Chen, il direttore tecnico dell'azienda. Tutti guardavano lo spettacolo, Victoria che metteva il marito al suo posto. Vedevo la pietà negli occhi di alcuni, il divertimento in quelli di altri. Capisco, dissi piano. Buon viaggio. Victoria si stava già voltando, scartandomi completamente. Salì le scale del jet senza guardarsi indietro, bicchiere di champagne in mano, ridendo di qualcosa che Cassandra stava dicendo. La porta della cabina si chiuse ermeticamente e attraverso i finestrini li vidi sistemarsi nei loro lussuosi sedili, brindando con champagne costoso. Rimasi un attimo sul piazzale a guardare il jet dirigersi verso la pista. Poi tirai fuori il telefono e aprii l'app della compagnia aerea. Il mio biglietto in prima classe per Parigi era già prenotato, con partenza tra 2 ore. Gregory Patterson aveva contatti d'affari a Parigi molto interessati a incontrarmi. Mentre Victoria giocava a fare la regina aziendale a Monaco, io sarei stato a Parigi a chiudere accordi che avrebbero minato tutto ciò che lei aveva costruito. Ma prima dovevo assicurarmi che Victoria capisse esattamente cosa stava succedendo.
Aprì la mia email e le inviai un messaggio con oggetto, riguardo al tuo viaggio a Monaco. Victoria, scrissi, spero che ti goda Monaco. Mentre sei lì, potresti voler controllare il conto operativo di Apex. Noterai che mancano 3 milioni di dollari. Non preoccuparti, non li ho rubati. Li ho trasferiti a me stesso come compenso per 8 anni di contributi sottovalutati alla tua azienda. Consideralo il mio pacchetto di buonuscita. Inoltre, dovresti sapere che ho accettato un incarico di consulenza con Paramount Digital Group a partire da subito. Gregory Patterson ti manda i suoi saluti. Buon viaggio. Nathan. Premetti invio e controllai l'orologio. Il jet di Victoria sarebbe stato in quota tra circa 10 minuti, giusto il tempo per farla sistemare e iniziare a festeggiare il suo successo con il team prima che la mia email le rovinasse la settimana. Presi la mia valigia a mano e mi diressi verso il terminal principale. Il mio volo per Parigi stava per imbarcare e avevo un posto in prima classe che mi aspettava. Per la prima volta in anni, mi sentivo davvero libero. Il terminal internazionale era affollato di viaggiatori, ma la lounge di prima classe era silenziosa, sofisticata. Mi sistemai in una poltrona di pelle con un bicchiere di ottimo bourbon e aprii il portatile. Gregory mi aveva inviato del materiale preliminare per i nostri incontri a Parigi, comprese analisi dettagliate dei clienti più importanti di Victoria e dei loro punti critici. Sarebbe stato più facile di quanto pensassi. Il telefono iniziò a vibrare dopo circa 15 minuti. Victoria. Lasciai andare la chiamata alla segreteria. Poi arrivò un messaggio. Nathan, chiamami subito. Lo ignorai. Un altro messaggio. Non è uno scherzo. Dove sono i soldi? Presi un sorso di bourbon e continuai a leggere i fili di Gregory. I messaggi continuavano ad arrivare. Quando annunciarono l'imbarco per il mio volo, Victoria mi aveva mandato 23 messaggi, ognuno più disperato del precedente. Aveva chiaramente letto la mia email, controllato il conto e capito che non stavo bluffando. Il panico nei suoi messaggi era delizioso. Nathan, per favore, possiamo parlarne. Mi dispiace per il jet. Dimmi solo dove sono i soldi. Non puoi farmi questo. Ho un lancio di progetto la prossima settimana. Rispondi al telefono. Nathan, ti supplico. Per favore, non farlo. Salii sull'aereo, mi sistemai nel mio posto in prima classe e ordinai un altro bourbon. L'assistente di volo era attento, professionale, si assicurava che avessi tutto ciò di cui avevo bisogno. Al decollo, risposi finalmente all'assalto di messaggi di Victoria con un solo testo. Ti stai godendo il jet? Io mi sto godendo il mio bourbon. Ci vediamo quando ci vediamo. Poi spensi il telefono e reclinai il sedile. Le 7 ore successive furono beatamente tranquille. Niente Victoria, niente richieste, niente disprezzo. Solo buon cibo, bevande migliori e la soddisfazione di sapere che, nel suo jet privato, mia moglie stava avendo un completo crollo. Parigi era magnifica. I contatti di Gregory mi aspettavano all'aeroporto Charles de Gaulle con un servizio auto e nel tardo pomeriggio ero già sistemato al Four Seasons Hotel, George V. La mia stanza aveva vista sulla torre Eiffel e Gregory aveva organizzato una cena all'Assen, uno dei migliori ristoranti della città. Tra un'anatra perfettamente preparata e un vino che costava più della rata mensile di molte persone, spiegai tutto ciò che sapevo sulle operazioni di Apex. Victoria corteggia Aldridge Pharmaceuticals da 6 mesi, dissi al socio parigino di Gregory, Philippe Russo. Stanno cercando di rinnovare tutta la loro infrastruttura digitale, contratti per 40 milioni di dollari in 3 anni. Victoria sta proponendo loro una strategia proprietaria di integrazione di sistemi. Philippe annui, prendendo appunti. E conosci i dettagli di questa strategia? L'ho aiutata a svilupparla, risposi semplicemente. Conosco ogni punto debole della proposta di Victoria, ogni luogo in cui sovrastima le capacità o sottostima i costi. E, cosa più importante, so cosa interessa davvero al CEO di Aldridge,
Che non è ciò su cui Victoria si è concentrata. Gregory sorrise dall'altra parte del tavolo. Nathan, credo che questo sia l'inizio di una splendida collaborazione. Trascorremmo 3 giorni a Parigi. Gregory arrivò da Boston e insieme tracciammo una strategia completa per minare le principali relazioni clienti di Apex. Non stavamo facendo nulla di illegale. Non rubavamo segreti commerciali né violavamo contratti. Usavamo semplicemente la conoscenza accumulata in 8 anni per posizionare Paramount come un'opzione migliore. Gregory la chiamava intelligenza strategica. Io la chiamavo vendetta. Durante quei 3 giorni, Victoria mi inviò 155 messaggi. Li contai. Ognuno era un viaggio attraverso le 5 fasi del lutto. Negazione. È ovviamente un errore. Non mi tradiresti mai così. Rabbia. Sei un bastardo patetico e vendicativo. Ti distruggerò per questo. Contrattazione. Per favore, Nathan. Mi dispiace. Dimmi solo cosa vuoi. Depressione. Hai rovinato tutto quello che ho costruito. Spero che tu sia felice. L'accettazione non arrivò mai. Victoria era bloccata da qualche parte tra rabbia e contrattazione. I suoi messaggi oscillavano tra minacce e suppliche disperate. Risposi a un solo messaggio, 3 giorni dopo il mio arrivo a Parigi. Victoria, mi hai detto che non ho contribuito al successo dell'azienda. Sto solo dimostrando che ti sbagli. Goditi Monaco. Le conseguenze furono spettacolari. Victoria dovette cancellare il viaggio a Monaco dopo 2 giorni, tornando a Boston in preda al panico per gestire i fondi mancanti e le voci che avevo accettato Paramount. Il suo team esecutivo era confuso, i clienti nervosi e la sua reputazione di avere tutto sotto controllo stava crollando. Cassandra, la vicepresidente alle vendite che aveva riso di me sul piazzale, si dimise entro una settimana. A quanto pare stava già pensando di andarsene e la mia defezione a Paramount le diede la scusa perfetta. Portò con sé altri 2 dirigenti, tutti e 3 approdarono a società concorrenti. I 3 milioni mancanti divennero un problema serio. Victoria cercò di spiegare al consiglio che si trattava di un problema temporaneo di liquidità, che suo marito aveva fatto un trasferimento non autorizzato che sarebbe stato subito annullato. Ma io ero stato attento alla legalità del trasferimento. Avevo documenti che dimostravano che ero stato elencato come dirigente con potere di firma. Gli avvocati di Victoria non riuscirono a dimostrare che avessi fatto qualcosa di criminale perché tecnicamente non era così. Era una questione civile, complicata, che avrebbe richiesto mesi per essere risolta. Nel frattempo, il progetto per cui Victoria aveva bisogno di quei soldi iniziò a sfaldarsi. Il cliente, un grande sistema sanitario, si preoccupò della stabilità finanziaria di Apex e iniziò a incontrare altre società di consulenza. Paramount presentò una proposta basata sulle informazioni che avevo fornito, ed era esattamente ciò che il cliente voleva. Il contratto fu assegnato a Gregory entro 3 settimane. Quando finalmente tornai a Boston, 10 giorni dopo la partenza, Victoria mi aspettava nella nostra brownstone. Sembrava terribile, esausta, il trucco solitamente perfetto sbavato, i vestiti firmati stropicciati. La casa era un disastro, come se non si fosse occupata di nulla mentre ero via. Nathan, disse quando entrai, e la voce le si spezzò. Dobbiamo parlare. Posai la valigia e guardai mia moglie. La guardai davvero. Di cosa? Di tutto. Di noi. Riguardo alla società, a quello che hai fatto. Quello che ho fatto. Ho mantenuto la voce calma, Victoria. Non ho fatto nulla che tu non mi abbia insegnato a fare. Mi hai mostrato esattamente come dare priorità al business rispetto alle relazioni, come mettere il successo davanti alla lealtà, come trattare le persone come usa e getta quando non servono ai tuoi bisogni immediati. Lei trasalì. Non è giusto, vero? Mi hai lasciato in mezzo a un aeroporto, Victoria. Mi hai umiliato davanti a tutto il tuo team esecutivo. Mi hai detto che non ho contribuito al tuo successo.
Sto semplicemente prendendo le tue parole alla lettera. Victoria si lasciò cadere sul divano e, per la prima volta da quando la conoscevo, sembrava piccola, davvero piccola, come se tutto il suo potere si fosse dissolto in quel momento. Mi sono sbagliato. Sono stato orribile con te e mi dispiace. Per favore, Nathan, possiamo sistemare tutto. Dimmi solo cosa vuoi. Riflettei a lungo su quella domanda. Cosa volevo? Un anno fa, avrei voluto che Victoria mi apprezzasse, che mi vedesse di nuovo come un partner alla pari. Ma quella nave era ormai partita. Mi aveva mostrato chi era davvero, e le avevo creduto. Voglio il divorzio, dissi semplicemente. E voglio metà di tutto quello che abbiamo costruito insieme, la casa, gli investimenti e sì, metà di Apex Strategic Solutions. Il volto di Victoria divenne bianco. Non puoi essere seria. Completamente seria. Ho aiutato a costruire quella società per 8 anni. Idaho, Massachusetts è uno stato a distribuzione equa. Ho diritto a metà di tutti i beni coniugali, compresa la tua azienda, Victoria. Questo distruggerà Apex. La società non può permettersi una ristrutturazione del genere adesso. Allora forse avresti dovuto pensarci prima di lasciarmi sul piazzale. Le procedure di divorzio durarono 6 mesi. Victoria mi contrastò su ogni singolo punto, ma i numeri non mentivano. Avevo documenti che attestavano i miei contributi ad Apex, anni di bilanci che dimostravano il mio coinvolgimento nella crescita dell'azienda. I suoi avvocati tentarono di sostenere che avevo rinunciato ai miei diritti unendomi a un concorrente, ma i miei legali ribatterono che l'avevo fatto solo dopo che Victoria mi aveva praticamente cacciato dall'azienda e umiliato pubblicamente. Alla fine, l'accordo fu esattamente quello che speravo. Ottenni il Brownstone, metà del nostro portafoglio di investimenti e un consistente pagamento in contanti a rappresentare la mia quota in Apex. Victoria dovette contrarre un enorme prestito per riscattarmi, mettendo una forte pressione finanziaria sulla società. Dovette anche firmare un accordo di non concorrenza, che le impediva di andare a caccia dei clienti di Paramount per 3 anni. Ma la vera vittoria non fu il denaro. Fu vedere Victoria rendersi conto di aver distrutto il proprio successo sottovalutando l'unica persona che conosceva, tutti i suoi segreti. Gregory mi offrì una partecipazione completa in Paramount, e in un anno avevamo sottratto 3 dei clienti più importanti di Apex. La società di Victoria non crollò, ma non recuperò mai più lo slancio. Aveva speso così tanta energia a costruire la sua reputazione di leader innovativa che vederla sgretolarsi fu particolarmente doloroso. 6 mesi dopo la fine del divorzio, incontrai Cassandra a una conferenza di lavoro. Ora lavorava per una startup, sembrava più felice di quanto l'avessi mai vista in Apex. Nathan, mi disse avvicinandosi durante una pausa networking. Ti devo una scusa. Sono stata terribile con te su quel piazzale. Lo siamo stati tutti. Acqua passata, risposi. No, davvero. Victoria ha creato una cultura in cui chiunque non avanzasse direttamente la sua agenda era invisibile. Me ne vergogno. Ci sono stata dietro anch'io. Cosa ti ha fatto lasciare? Cassandra sorrise tristemente. Vedere te andartene con la dignità intatta mentre Victoria la perdeva completamente. Mi ha fatto capire che non volevo lavorare per qualcuno che tratta le persone così. Penso ancora a quella mattina all'aeroporto a volte. Il momento in cui Victoria mi disse che non c'era posto per me sul suo jet, ridendo come se la mia umiliazione fosse uno spettacolo per i suoi amici. Pensava di mettermi al mio posto, di ricordarmi la mia irrilevanza. Invece, mise in moto la catena di eventi che le sarebbe costata tutto ciò che aveva di più caro. Il brownstone che ho ottenuto col divorzio ora è più silenzioso, più pacifico. L'ho completamente riarredato, eliminando ogni traccia della presenza di Victoria. Le cene che organizzo ora sono più piccole, intime, piene di persone che apprezzano l'onestà più dello status. Sto frequentando di nuovo, con cautela questa volta, cercando qualcuno che valorizzi la collaborazione più del potere.
Gregory ed io abbiamo trasformato Paramount in un attore importante nel mondo della consulenza tecnologica. Non siamo grandi come Apex al suo apice, ma cresciamo costantemente, su una base di rispetto reciproco anziché di ego. Tratto ogni dipendente, dal dirigente agli stagisti, con la stessa considerazione. Ho imparato quella lezione a caro prezzo. Victoria ha provato a contattarmi qualche mese fa. Voleva scusarsi, spiegare che la pressione di gestire l'azienda le aveva fatto perdere la prospettiva. Ho ascoltato educatamente, poi le ho augurato il meglio e ho chiuso la chiamata. Alcuni ponti, una volta bruciati, non hanno bisogno di essere ricostruiti. L'ultima volta che ho saputo, Apex stava ridimensionando. Victoria ha dovuto licenziare un terzo del personale e trasferirsi da un prestigioso ufficio in centro a uno più modesto. La sua reputazione nel settore non si è mai ripresa dallo scandalo del marito passato a un concorrente, soprattutto quando la gente ha scoperto le circostanze che mi hanno spinto ad andarmene. Nel frattempo, sono seduto nel mio studio di casa a guardare il porto di Boston, pianificando l'espansione di Paramount nei mercati europei. Quel viaggio a Parigi ha aperto porte che non avrei mai immaginato. Filippo Russo è diventato un amico stretto e socio in affari. Apriremo un ufficio a Parigi il prossimo anno, e passerò lì molto tempo, costruendo relazioni, chiudendo affari, vivendo una vita che non avrei mai immaginato quando interpretavo il ruolo del marito di supporto. L'ironia non mi sfugge. Victoria ha lavorato così duramente per dimostrare che ero inutile, per mostrare al suo team che ero un peso morto che portava con sé. Così facendo, mi ha spinto a dimostrare esattamente il contrario. Non ero inutile. Ero sottoutilizzato. C'è una differenza. A volte mi chiedono se mi sento in colpa per quello che è successo ad Apex. La risposta onesta è no. Victoria ha costruito quella società su talento e ambizione, ma anche sul disprezzo per chiunque giudicasse inferiore. Quelle fondamenta erano destinate a crollare prima o poi. Io sono stato solo il catalizzatore. I 3 milioni che ho preso, ne ho donata metà a enti che supportano le vittime di violenza domestica e chi ricostruisce la propria vita dopo un divorzio. L'altra metà l'ho investita in Paramount. Il migliore investimento che abbia mai fatto. Il mio consiglio a chi si trova in una situazione simile è questo: non lasciare che nessuno ti faccia sentire invisibile. Non permettere che il successo di una persona giustifichi la crudeltà verso di te. E se qualcuno ti tratta come usa e getta, credigli e pianifica di conseguenza. Ho passato troppi anni ad accettare la narrazione di Victoria sul mio valore. Il momento in cui ho smesso di accettarla e ho cominciato a dimostrare il mio valore è stato il momento in cui tutto è cambiato. Victoria mi ha lasciato in mezzo a un aeroporto, ridendo mentre volava via sul suo jet privato. Pensava di insegnarmi una lezione sul mio posto nel suo mondo. Invece, mi ha insegnato che non appartenevo affatto al suo mondo. Appartenevo a un posto migliore, dove ero apprezzato, dove potevo costruire qualcosa di significativo alle mie condizioni. La miglior vendetta non è la distruzione. È costruire qualcosa di migliore mentre i tuoi nemici guardano il loro impero crollare. Victoria voleva dimostrare che senza di lei non ero nulla. Io ho dimostrato che lei non era nulla senza le persone che aveva passato anni a dare per scontate. E quella verità vale più di tutti i jet privati e i ritiri a Monaco del mondo.